il cane ha un comando quando ce l'ha a livello vocale, cioè che sta correndo e io gli urlo fermo e lui si ferma. Non deve guardarmi sempre, deve avere ormai il riflesso condizionato su quella parola. Spin. Inizio con un po' di premietti qua, li faccio anche magari più piccoli, adesso ho questi qua, però posso usare dei würstel, posso usare del formaggio, qualcosa di goloso. Li tengo sempre in questa mano e utilizzo come esca, uno alla volta, gli faccio fare il cerchio col premietto in mano. E lo premio qua, così. Non glielo sto dando, non glielo sto dando. All'inizio lo farà magari un po' storto, però l'importante è che gli premio qui il giro alla fine del giro. Quindi senso antiorario, spin, bravo. Senso antiorario, spin, bravissimo. Lo faccio ancora. Quando lui ha chiaro inizia ad anticipare il gesto, quindi vedo che anche senza avere il premietto io faccio così e lui completa il giro, premio con l'altra mano per slegarlo dalla dipendenza del lavoro in stimolo, cioè col premietto in mano. Quando mi dite ma il mio lo fa solamente se c'è il premietto in mano, è perché salti questa fase qui, non passi mai al fatto di togliere il premietto e agire meccanicamente sul fatto che lui ha già fatto tante ripetizioni. Lui avendo fatto tante ripetizioni, a un certo punto vede il gesto e sviluppa questo che si chiama riflesso condizionato, quindi vede il gesto e automaticamente fa il giro. E poi gli faccio capire, non ho il premietto qua, però arriva da di qua. E poi arriva sempre di meno. Quindi adesso che lui ha già capito, spin, bravo, e spin 2 volte e premio di qua, bravo flash. E poi inizio ad allontanarmi, no? Spin, non lo fa benissimo, quindi ritorno vicino col gesto basso, spin, bravo, spin, bravissimo, e lo premio in basso, così evito di farlo saltare, ok? Questo è il mio obiettivo con Splash. Niente premio ormai. Spin, bravo, e lo premio al centro. E adesso lo premierò dopo 3 ripetizioni. Spin, bravo, flashy, gli dico sempre bravo, e un po' indietro, ok. Spin, bravo, su, spin. Qua, bravo, facciamone un altro fatto bene. Spin, bravo, lo voglio che finisca dritto, non a destra, a sinistra, quindi lo rinforzo, il premio glielo do quando è dritto. Per passare al comando vocale, il mio gesto dovrà diventare un cenno, quindi al posto di fare tutto questo giro farò così. Splash, sei pronto? Spin. Ecco, hai visto, basta fare questo e lui già lo fa. Spin, bravo, e lo premio. Spin, bravissimo. Ok, quindi il gesto lo faccio sempre più minimo finché lui non capirà anche la parola spin. Diciamo che il cane ha un comando quando ce l'ha a livello vocale, cioè che sta correndo e io gli urlo fermo e lui si ferma. Non deve guardarmi sempre, deve avere ormai il riflesso condizionato su quella parola. Spin, bravissimo! E gli do un jackpot, cioè tutto quello che ho in mano, per concludere sempre in positività. Bravo Flashy! Se vuole le coccole gliele do. Se si ritrae e non le vuole, non gliele do. Splash è un coccolone e quindi gli do le coccole. Artax di meno e quindi non gliele diamo. Quindi abbiamo detto che lo spin glielo facciamo fare in senso antiorario e adesso il twist glielo facciamo fare in senso orario. Quindi mi raccomando, perché da un lato o dall'altro per il cane sono 2 comandi diversi. E glielo facciamo fare in senso orario, quindi il gesto non sarà più questo, ma sarà questo. Oppure posso farlo con l'altra mano, è a discrezione vostra, dipende da come vi sentite più comodi. L'importante è che sia sempre quello il gesto, perché se io gli farò così, questo sarà lo spin, quindi in senso antiorario. Quindi devo trovare un altro gesto per farglielo fare in senso orario. Io faccio così e poi gli faccio associare la parola gira, ma in questo caso diciamo twist. Vedi? Di qua lui non si è mosso, per dire, lui lo sa già fare, però diciamo che il vostro cane faccia così. Vado più piano, gli faccio fare questo giro, superare questi 180 gradi è la cosa più difficoltosa, molti cani si bloccano e ritornano così, no? Quindi lo tengo sempre davanti a me bene dritto, vai dietro un attimo, ok, e gli faccio fare un ampio giro e lo premio sempre quando è dritto davanti a me perché non voglio che si sposti.
sempre di più. Twist, o gli dico gira, gli posso anche fare. L'importante è che associ sempre quel comando, quella parola e quel gesto. Vai dietro, vieni qua, twist e premio qua, ok? Me lo porto bene dritto qua. Col premio io posso fargli fare quello che voglio, guarda, tutto quello che voglio col premietto. Vado di qui, faccio così, seduto, twist. Ah, vedi? Questo, se succede questo, devo fargli superare questi 180 gradi. Olè, questa è la difficoltà maggiore. Aumento la velocità, vai dietro. Adesso che lui ha capito, posso iniziare a togliere il premio, vi ricordate? Quindi faccio l'ultima ripetizione con lo stimolo in mano, col premietto in mano, con l'esca. È veloce però, così lui non ha la dipendenza. Poi ne faccio... sì. E gira, bravissimo! Ok, adesso il premietto non ce l'avevo più, perché lui segue la mano che si muove veloce. Vai dietro, vieni qua, gira. Oh, però devi venire dritto. Ok, bravissimo, rifacciamolo meglio. Gira. Se sbaglia e inizia a sporcare il comando, ritorno a correggerlo col premietto in mano. Quindi vai dietro, ok? Lo rimetto dritto perché iniziava ad andare di là. Come lo metto dritto? Così, muovendo il premietto, senza toccare. Ti sei spaventato, Splash? È caduto lo zaino? Ti sei spaventato, Flash? Vai di lì allora, che è più sicuro, di là. Ok, se vedo che si raddrizza bene, posso ritogliere il premio. Gira, bravissimo. L'importante è che poi visto, me lo metto sempre qua quando lo premio. Così lui si abitua che il premio arriva qua, non là a mezzo giro. Quando il giro è completo, eccolo qua! Bravo Artax! E finisco la prima sessione così. Inizio una seconda sessione, devo fare qualche passettino indietro, quindi... Ok, riparto col premio in mano e da vicino, però vai dietro. Però siccome lui è bello reattivo, posso già ritornare dove avevo lasciato il lavoro, quindi gira. Ok, ultimo premietto, adesso glielo chiedo più volte, 2, 3 volte, 4 volte, prima di elargire il premio, prima di dargli il premio. Gli dico sempre bravo, gli posso sempre dare una coccola se la vuole, se la schiva significa che non gli interessa, quindi non gliela do. E inizio col comando vocale, il gesto minimale, come dicevo prima. Gira, gira, sprz, ok? Attento, fermo.